Nella prima parte del tutorial abbiamo visto come costruire il nostro sprone, quindi come arrivare alle maniche fino all'altezza dello scalfo desiderato, come chiudere lo scalfo con o senza ponte in base allo spazio che vi occorre per il vostro torace, ok? Per il nostro, l'ampiezza che ci occorre per il nostro torace, e ci siamo lasciati. Adesso voi siete andati sicuramente avanti fino alla lunghezza desiderata, come vi ho spiegato nella prima parte. Andiamo ora, lasciamo perdere adesso un attimo la lunghezza e la bordura, che poi vi spiegherò ovviamente, e andiamo a costruire questa manica, quindi a realizzare la manica simil palloncino. Andiamo a vedere come fare la manica a palloncino in questo caso, poi vi mostro anche come fare la manica un pochino più stretta, ok? In questo caso io terrò tutta la mia larghezza della manica, devo semplicemente riprendere le maglie. Ecco, questa è la parte finita, mentre questa è quella che andiamo a fare insieme. Dovete riprendere le maglie, tutte le maglie del vostro scalfo, tutte le maglie, e non fare diminuzioni, perché dobbiamo avere un'ampiezza tale che poi diminuendo mi forma questa specie di palloncino. Comunque voi abbiate chiuso il giro per poi andare avanti sul corpo, dobbiamo comunque riprendere le maniche, esatto. Quindi io le riprendo semplicemente andando a lavorare da sotto l'ascella, quindi nella parte sotto l'ascella. Guardo il disegno che devo seguire, se verso destra o verso sinistra, quindi parto dalla spalla, 1 2 3 4, 1 2 3 e 4, 1 2 3, mi manca il quarto giro, quindi devo fare il giro esattamente come l'ultimo che ho lasciato. Quindi tu guarda a che punto sei, prendi il tuo filo e ti posizioni nella parte centrale sotto l'ascella. Non importa se tu hai fatto il ponte o non l'hai fatto, devi metterlo nella parte centrale e seguire i punti che hai tu, ok? Non quelli che ho io, ma quelli che hai tu, e cercare di fare in modo di arrivare nella parte che è già lavorata in modo tale da seguire il nostro disegno. Quindi questo spazio si deve spostare su queste due maglie, quindi io qui calcolerò che qui ci saranno 2 maglie alte, nel mio caso, poi tu guarda il tuo, 2 4, nell'angolo ne faccio una, 5, quindi 5, qui ne faccio una, 6, e qui ci sarà il mio spazio. Quindi io parto pianin pianino, ok, questo è il mio spazio, io parto esattamente da qui con una maglia alta. Poi sistemerò l'ultimo giro, quindi 1 2 e 3. Ok, ora torno, devo fare, abbiamo detto, in questo spazio successivo, no, tu stai lì, 2 catenelle, perché devo fare il mio, qui lascio lo spazio per fare il buchino, quindi questo non lo lavoro, vado direttamente nella costina che trovo subito dopo e faccio la maglia alta. Ok, nello spazio dell'ex angolo faccio la mia maglia alta, sì, ok, qui maglia alta, e ne abbiamo 2, 4 e 6, 2 3 4 5 e 6. Ecco che proprio adesso vado a fare 2 catenelle, salto 2 e faccio il mio buchino. Ora vado avanti per tutta la circonferenza fino ad arrivare dalla parte opposta, dove ci ritroviamo per unire il giro. Ok, siamo arrivati
a quasi congiungerci con l'altra parte, quindi cerco di semplicemente di seguire il mio disegno. Dove arrivo, non è un problema se non arrivo con le 6 maglie alte, ok? Quindi qui faccio lo spazio, salto 2, vado nell'ex angolo e faccio una maglia alta, poi nello spazio di una maglia faccio una maglia alta, seguo con una maglia alta, sono 3, qui sono un pochino più lontana, quindi vado anche nel nodino centrale, quindi vedete un attimo come riuscite ad avvicinarvi il più possibile. 2, 4, 5, nel nodino faccio la sesta e poi decisamente qui dovrei fare, allora vediamo, qui ho già, vedi? Allora guarda come arrivo, qui ho già, a parte questo che devo, ok, qui ho già il mio buchino, quindi semplicemente io faccio una maglia alta in più, vediamo se facendola qui mi tira, a parte il filo dietro, ho preso il filo dietro, ok, faccio nel nodino un pochino più profondo, ok, così mi piace di più. Ok, quindi io so già che qui ne ho 7, 2, 4, 6, 7. Pazienza, va bene così. Anzi, ne ho 8 perché io adesso mi congiungo con questo. Va bene 8, non è un problema. Quindi io adesso 1, 2, 3, questa però, ok, non ho fatto l'incrocio dietro, vedete? Quindi tengo 2, questa è la terza. Ok, e ho unito il mio giro, quindi io quasi sotto l'ascella, ma verso diciamo la spalla, ok, direzione spalla, ne ho 2, 4, 6, 8, non è un problema, ok, ne ho di più, pazienza, ne avrò di più, non è quello il problema. Ora qui io personalmente ho finito il mio disegno, ne ho già fatti 4, quindi metto il mio segnapunto come vi ho già mostrato di fare e sposto il mio buchino, anziché andare verso destra andrò verso sinistra. Quindi come sono in questo punto devo andare verso sinistra, quindi qua vuol dire che devo fare il buchino, io mi sposto nello spazio centrale, quindi entro nello spazio centrale, tu parti con le 3 maglie alte se va bene nel punto in cui tu sei, altrimenti spostati in modo tale da poter continuare il tuo disegno. Quindi tiro su le mie 1, 2 e 3 catenelle, ok, qui devo farne comunque 2 e poi vado a fare 1, 3, 4, 5 e 6. Cambio il mio disegno, quindi vado adesso verso destra e faccio il buchino prima, in questo modo. Ok? Quindi semplicemente tu quando arrivi di qua, se anche tu come me hai delle maglie in più, ovviamente farai delle maglie in più. Ok? Segui il disegno. Continua, adesso faccio questo giro, ti faccio vedere questo passaggio con le maglie in più, non cambia nulla, finisco solo il giro e ti raggiungo. Ecco, vi faccio vedere proprio il punto dove ho più maglie, vedi questo punto qui, ne ho sotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, quindi io ne faccio già 2 qui, perché ovviamente, scusami, devo spostarmi con il lavoro, quindi seguo semplicemente, ho solo delle maglie in più, ok? Non devo far altro che seguire il mio lavoro, quindi io so che qui ne ho 8, quindi 2, 4, 5, 6, 7 e una 8, ok, e qui farò le mie 2 catenelle e vado ad agganciare nella terza, ok, in questo modo qua. Volendo, se vi trovate in questo punto, potete anche, guardami, fare questo: filo sull'uncinetto, non fai le catenelle, entri
prendi il filo e chiudi tutte e tre insieme. Se puoi lavorare nel centro, come in questo caso noi possiamo lavorare nel centro perché tiriamo su le 3 catenelle e poi rientriamo di nuovo dentro e lavoriamo normalmente. Quindi io qui ne ho 3, questa è la mia quarta, quinta e sesta. 2 catenelle, mi sposto di 2 e ok, quindi il fatto di avere questa parte con 2 maglie in più non influisce assolutamente. Continuo il mio disegno, in questo caso sto andando verso destra. Quando mi devo agganciare trovo il modo di agganciarmi, posso agganciarmi, avete visto, con le 2 catenelle nel caso in cui voi foste nello spazio. Se siete qui in centro vi agganciate con una maglia bassissima alla prima dell'inizio giro, poi tirate su le 3 catenelle e continuate la lavorazione in base al disegno che avete. Andate avanti per la lunghezza che volete della vostra manica. Ci ritroviamo per fare il, chiamiamolo polsino? Posso chiamarlo polsino perché non va sul polso, ma va sul bicipite o eventualmente vicino all'avambraccio, insomma, a seconda di come lo volete voi. Certo che potete anche allungarla fino al polso e poi fargli il polsino e diventa la manica a sbuffo, no? Proprio sopra il polso, altrimenti così da tenere sul bicipite, diciamo, no? Quindi non so come chiamarlo, polsino comunque. Io lo chiamo polsino anche se non è per il polso, ma può servire anche per il polso. Ho raggiunto la lunghezza della manica che io desideravo e la mia manica è lunga in totale 19 centimetri ed è larga, molto generosa, 22 centimetri, ok? 22 centimetri di larghezza. Io devo dividere queste maglie in 2, quindi praticamente dimezzerò l'ampiezza proprio per fare questo lavoro, ok? E mettergli il bordino. Allora, qui dipende moltissimo dalla dimensione del vostro braccio, quindi dipende da quanto a voi occorre diminuire per arrivare ad avere un bordo, una bordura che stringa ma che non strozzi il braccio, ok? Quindi guardate la dimensione della manica che avete raggiunto senza fare nessun tipo di diminuzione. Stiamo parlando della manica palloncino, ovviamente. E a quel punto dovete capire quante maglie avete in più per avere il diametro della vostra manica. Io, come detto, ho stretto la manica più della metà per arrivare a una circonferenza di circa 10 centimetri circa, ok? E ovviamente 10 più 10 sono 20. Io ho un braccino piccolino, quindi a me va bene. Quello che dovete fare voi è calcolare quante maglie voi le indossate, vedete quante maglie in più avete, le contate, a quel punto cercate di suddividerla in tutto la circonferenza che attualmente abbiamo per diminuire. Per diminuire è facilissimo, adesso vi faccio vedere come faccio io. Ovviamente non seguitemi in questo caso se dovete prima calcolare il diametro del vostro braccio, ok? Io non lo so se voi siete sopra se avete fatto una manica sopra magari al gomito oppure se siete al polsino, io non posso saperlo, solo voi potete sapere a che punto siete. Io l'ho fatta corta e quindi di conseguenza devo andare a prendere la circonferenza del mio bicipite, piccolo bicipite. E quindi io so già quali passi devo fare perché devo diminuire più della metà. E come farò? Allora, innanzitutto per diminuire è sempre uguale. Allora,
è uguale sia per me che per voi, con lo stesso uncinetto. Quindi io passo sulla prima maglia possibile, quindi in questo caso io sono già sulla prima maglia, faccio solo 2 catenelle perché, ripeto, devo diminuire, e quindi anche voi farete così, e poi entro nella seconda maglia, chiudo le prime 2 e chiudo insieme. Già questa è una diminuzione con partenza. Ok, le prossime diminuzioni si fanno in questo modo, chiudendo solo 2 maglie. Entro nella maglia successiva, chiudo 2 maglie, 2 asoline, ne ho 3 sull'uncinetto, le chiudo tutte e 3 insieme. Proseguo, quindi 1, rientro nella maglia successiva, 2, prendo il filo e chiudo tutto. Io però, a me però non era sufficiente soltanto diminuire in questo modo, quindi io cosa faccio? Faccio finta che qui non ci sia questo foro da 2 catenelle, quindi vado di nuovo nella prima maglia, diminuisco in questo modo, quindi ho tolto 2 asoline, quindi entro nella prima maglia e chiudo solo 2 asoline, entro nella seconda, chiudo solo 2 asoline e poi chiudo tutto insieme e procedo così. Voi però non possiamo avere il diametro del braccio uguale, ok? Quindi ovviamente voi dovrete diminuire quante maglie a voi occorrono. Quindi se per caso vi occorresse invece lavorare queste maglie normalmente, potete anche lavorare così, quindi entrare qui, le lavorate e poi diminuite questa parte, ok? Dipende moltissimo da che diametro dovete raggiungere. Io in questo modo vado avanti, quindi io qui lo salto, vado su, io lavoro praticamente le diminuzioni delle maglie alte, facendo finta di non avere lo spazio con le 2 catenelle, e in questo modo ottengo il diametro che a me occorre, ripeto. Ok? Quindi diminuisco a metà le mie maglie alte e non valuto assolutamente lo spazio qui sotto. Questa è troppo ampia. Ok. Ok, e vado avanti così per tutto il giro. Finiamo il giro delle diminuzioni semplicemente entrando nella prima diminuzione, quindi proprio in testa. Queste 2 sono le 2 catenelle più la prima maglia alta, entro e la passo all'interno. Non fatevi ingannare dalla misura che vedete adesso, perché non è quella reale. La prima volta che andiamo a diminuire non vi dà ancora la misura che la misura reale, ok? Adesso vedrete che con il giro delle maglie basse prenderà la misura reale, ok? Quindi andiamo a fare il secondo giro della bordura della manica palloncino. Il secondo giro della bordura della manica palloncino è solo di maglie basse, quindi per andare a riprendere e a verificare realmente quella che diventerà il diametro della nostra manica. Quindi una catenella, entriamo nella prima maglia alta, una maglia bassa, e andate a fare una maglia bassa per ogni maglia che avete all'interno. Io tra l'altro ho chiuso 38 maglie, cioè in totale adesso ho 38 maglie, ok? Quindi da 2 ne ho fatta una, ne ho 38 in totale. Andiamo a lavorare tutte le maglie basse, quindi una su ogni maglia che abbiamo proprio nel giro precedente, in questo modo. E ci troviamo alla fine del giro. Andiamo a chiudere il nostro giro di maglie basse. Entrando nella prima maglia bassa prendo il filo e lo porto all'interno.
Andiamo a fare un secondo giro sempre di maglie basse, ma già qui vedete quanto si è iniziata a vedere proprio la dimensione reale, ok, della bordura. Tiriamo su quindi una catenella, entriamo nella prima maglia bassa e continuiamo anche il terzo giro della bordura, terzo giro del bordo della nostra manica palloncino, semplicemente facendo di nuovo un giro di maglie basse, una su ogni maglia bassa di base. Chiudiamo adesso anche il secondo giro di maglie basse. Sempre in testa alla prima maglia bassa che abbiamo fatto di questo giro, prendo il filo e lo porto all'interno e io mi fermo con il giro di maglie basse e procedo col giro di pizzo, insomma, quello che secondo me potrebbe sembrare un pizzo. Ok, partiamo con il nostro bordo pizzo. Partiamo con 2 maglie basse, soltanto 2, la terza la faremo alla fine. Non importa quante maglie avete, aggiustiamo il tiro durante la lavorazione, quindi catenella, entro nella stessa e faccio una maglia bassa e ne faccio un'altra subito a fianco. Poi faccio 3 catenelle, tengo il dito sulla terza e faccio altre 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Entro nella terza catenella d'inizio senza avere il filo sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Faccio 3 catenelle, salto 3 maglie di base, 1, 2 e 3, nella quarta entro e faccio una maglia bassa. Totale in quell'accanto una maglia bassa, in quell'accanto una maglia bassa. In totale sono 3 le maglie basse. Continuiamo. Andiamo a fare 3 catenelle. Teniamo il dito sulla terza, 5 catenelle. Entriamo nella terza catenella che abbiamo segnato. Prendiamo il filo e tutte le volte ti faccio andare in barca e lo chiudiamo con una maglia bassissima, 3 catenelle, salto 3 di base, 1, 2, 3 nella quarta, faccio una maglia bassa, in quella accanto una maglia bassa, in quella accanto una maglia bassa, totale 3. Ricominciamo 1, 2, 3. Tieni il dito sul terzo. 1, 2, 3, 4, 5. Rientra nel terzo. Prendi il filo, portalo all'interno delle 2 asoline. Di nuovo 1, 2, 3. Salta 3 maglie di base. 1, 2, 3. E nella quarta maglia bassa, nella quinta maglia bassa, nella sesta maglia bassa, 3 e si ricomincia. Ok, 1, 2, 3, dito sul terzo, 1, 2, 3, 4, 5, torna nel terzo, prendi il filo, fallo passare all'interno e conta 3 catenelle. Salta 3 di base, 1, 2, 3 nella quarta, maglia bassa, quinta, maglia bassa, sesta, maglia bassa. Ok, finisci il giro in questo modo. Allora, io sono arrivata alla fine del giro. Vedi che qui siamo partiti con 2 maglie alte, non ho le catenelle sufficienti, dovrei lasciarne 3, giusto? Nella quarta fare la mia prima maglia bassa, io ne ho soltanto 2 e nella terza vado a fare la mia maglia bassa. Va bene lo stesso. Ok? Quindi anche se arrivate con una maglia in meno o una maglia in più,
non è un problema. Siamo però adesso sulla terza maglia, quindi rubate maglie, fate in modo di far coincidere la lavorazione. Ok, abbiamo finito anche questo giro, procediamo con il successivo. Quindi non fasciatevi la testa, avete capito come iniziare e come finire il primo giro. L'unica cosa che vi chiedo è controllare di avere gli stessi buchini, io ne ho 7, 2, 4, 6 e 7, gli stessi buchini sia da una parte che ovviamente dall'altra parte, dall'altra manica. Ecco, l'unica cosa che vi chiedo è questo: rubate maglie dove potete pur di far coincidere il disegno, ma una manica deve essere uguale all'altra. Ecco, quello lì non si può fare diversamente, altrimenti viene una manica più larga dell'altra. Andiamo avanti. Cerco di trovare una posizione che possa essermi comoda. Ok, benissimo, possiamo ripartire con il secondo giro del punto pizzo. Ok, siamo nella maglia centrale delle 3 maglie basse. Catenella, rientro nella stessa maglia, quindi quella centrale, e faccio la maglia bassa. Ora mi sposto direttamente in questo punto girando così il mio piopolino. Ok, lo giro in giù. Quindi mi sposto qui nella catenella e faccio 3 maglie basse nella catenella. 1 proprio intorno, 2 e 3. Poi entro nel piopolino che è così, ma io lo giro in giù, che poi non importa se si sposta o si raddrizza, perché è bello proprio il movimento che fa. Entro proprio all'interno, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Poi entro nella catenella e faccio 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Di queste 3 maglie basse lavoro solo quella centrale e faccio una maglia bassa. Mi porto ora nell'archetto successivo, quindi questa catenella. Ok, il piopolino lo tengo in giù e lavoro 3 maglie basse sulla catenella di questo archetto, quindi 1, 2 e 3. Una la lavoro al centro del mio piopolino e 3 le lavoro a lato, proprio intorno alla catenella. 2 e 3. Di queste 3 maglie basse lavoro solo quella centrale con una maglia bassa e ripeto, quindi questo archetto entro e lavoro intorno 3 maglie basse, lavoro al centro del piopolino una maglia bassa e nella catenella a fianco 3 maglie basse e ripeto, nel centro delle 3 maglie basse, maglia bassa. Sposto il piopolino in giù e lavoro 3 maglie basse nella catenella. 2, aspetta, per guardare il monitor, ok. In mezzo al piopolino una maglia bassa e sulla catenella 1, 2 e 3. E continuate così fino alla fine del giro. Quando finite il giro delle maglie basse, questo è il giro delle maglie basse, entrate nella prima che abbiamo lavorato, la prima del giro, prendete il filo, lo portate all'interno e abbiamo finito così anche questo giro di maglie basse. Per procedere perché praticamente così sarebbe già finito il mio giro. Per farne altri con i piopolini in questo modo dobbiamo portarci, guarda bene, questa è la maglia bassa dove c'è sotto il piopolino, vedi? Maglia bassa e il cerchietto, piopolino, come vogliamo chiamarlo.
dobbiamo portarci in quella laterale, quindi con delle maglie bassissime io lo raggiungo, quindi vado in quella laterale alla centrale. Questa è la centrale, quindi devo entrare qui dentro, ok? Devo lavorare 3 maglie basse, 1, 2 e 3, quindi 1, 2 e 3. Qui faccio una catenella, entro, prendo il filo e faccio la maglia bassa, in quella centrale una maglia bassa, in quella di lato sinistro una maglia bassa, e abbiamo di nuovo le nostre 3 maglie basse. Ciò che dobbiamo fare è la stessa cosa che abbiamo fatto nel primo giro del pizzetto. Quindi andiamo a fare 3 catenelle, teniamo il dito sulla terza, 5 catenelle, entriamo nella terza, 3 catenelle, andiamo, stessa cosa che qua, quindi questa è la maglia bassa centrale, quindi qui entrerò in quella precedente, qui entrerò in quella centrale, quindi lavoro quella precedente con la maglia bassa, quella centrale con la maglia bassa, quella di lato sinistra con la maglia bassa. Io ne ho 3 e ripeto 1, 2, 3, dito, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nella terza, prendo il filo, lo porto all'interno, quindi maglia bassissima, e di nuovo 1, 2 e 3. Proseguiamo quindi andando nella, questa è quella centrale, in quella laterale a quella centrale, maglia bassa, in centro maglia bassa, di lato sinistro maglia bassa, e ripeti esattamente quello che abbiamo fatto finora. Finiamo il giro andando sulla prima delle 3 maglie basse fatte all'inizio. Filo sull'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima. Procediamo con l'altro giro, quindi ci portiamo nella maglia centrale, questa qui, vedi, noi ci siamo fermati nella prima, andiamo in quella centrale con una maglia bassissima. Aspetta che mi porto meglio, ok. Catenella, rientro all'interno e faccio una maglia bassa. Ora vediamo se mi metto così, se va meglio per te. Proviamoci. Ok. Si rifà il secondo giro della maglia, diciamo del pizzo che stiamo facendo, il secondo giro. Quindi entriamo, giriamo il nostro pioppolino in giù. Entriamo in questa catenella e andiamo a fare le nostre 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Entriamo nel pioppolino, una maglia bassa e di nuovo sulla catenella 1, 2 e 3. Andiamo al centro delle 3 maglie basse, maglia bassa. Giriamo il nostro pioppolino, entriamo nella catenella 1, 2 e 3, entriamo all'interno del pioppolino, maglia bassa e di nuovo 1, 2 e 3. Al centro delle 3 una maglia bassa e andiamo avanti così per tutto il giro.
Chiudiamo anche questo giro andando nella maglia bassa iniziale, la prima, l'unica di questa parte qui, entra e con una maglia bassissima chiudi il giro. Dobbiamo fare ora la stessa cosa che abbiamo fatto nel giro delle maglie basse, quindi con delle maglie bassissime entro in tutte le maglie basse per raggiungere la maglia precedente a quella centrale, quindi questa, devo raggiungere questa maglia, ok, catenella, entro all'interno e faccio una maglia bassa. Faccio una maglia bassa anche in quella centrale e faccio una maglia bassa in quella laterale sinistra. E ora posso fare il mio archetto. Quindi, di nuovo, 1, 2, 3, dito sul terzo, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nel terzo, prendo il filo, passo all'interno, 3 catenelle e vado non in quella centrale, in quella laterale alla centrale, maglia bassa, centrale, maglia bassa, laterale sinistra, maglia bassa. E procedete nello stesso identico modo. Io vi ho dato solo il là per partire, ok? Questo è il modo per procedere col nuovo giro. Finiamo il giro andando sulla prima maglia bassa dell'inizio giro. Ok, ora vi portate nella maglia bassa centrale, fate una catenella, rientrate all'interno, una maglia bassa e adesso girate il pioppolino e in questa catenella andate a lavorare 1, tenetelo girato, 2, 3, all'interno del pioppolino entro e faccio una catenella, sì, una maglia bassa, poi nella catenella laterale 1, 2 e 3, ma abbiamo già visto anche questo giro. Poi vi portate nella maglia bassa centrale delle 3, 1, 2, 3, nella centrale, maglia bassa, e poi di nuovo nella catenella 1, tenendo il pioppolino girato in giù, 2, 3, ok, 1, 2 e 3. Nella terza catenella una maglia bassa e riprendete dalla parte opposta, ok? Cioè nell'archetto opposto, quindi 1, 2 e 3, in mezzo 1 e di nuovo 1, 2 e 3. Comunque questi sono i giri che dobbiamo fare. Ne fate quanti ne desiderate, ovviamente. E mi piace moltissimo, a parte che devo ancora lavarlo, mi piace moltissimo perché fa tipo pizzo e fa movimento, cioè si muovono, si possono mettere anche un pochino più in su. Mi piace molto 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 il risultato. Io, come vedete, qui l'ho finito e ho fatto 1, 2, 3, 4 giri di archi completi, ok? Adesso poi dovrò lavarlo, metterlo io lo lavo a mano, poi lo metto su, io ho un piano, comunque io sopra la lavatrice, un piano con un asciugamano sotto e lo lascio asciugare. Quindi normalmente non mi serve neanche stirarlo perché si stira da solo in questo modo, lo lascio asciugare nel giro di un giorno, 2, a seconda dei termosifoni o no termosifoni, si asciuga e rimane perfetto, però lavo sempre tutto a mano. Procedo con il mio pizzo e ritorno da voi. Ok, quando arrivate ai giri che voi desiderate, ok, quanti giri voi volete, quanti diciamo archetti voi volete, io ne ho fatti 4, 1, 2, 3 e 4.
alla fine ho fatto 2 giri di maglie basse, potete farne 3, 4, 5, 1, non farlo proprio. Io l'ho rifinito con 2 giri di maglie basse e stavo pensando, visto che non sono mai contenta, così mi piace tantissimo, che poi questo è ciò che si vedrà. Vedete questo movimento? Mi piace proprio questo movimento. Se si alzano anche un pochino mi piace ancora di più, vedete? Sembra tipo di pizzetti, non so se, se mi spiego, mi piace. Poi, volendo, qui possiamo fare questo. Quindi io ho fatto già 2 giri di maglie basse, entro e faccio il terzo giro di maglie basse, ma tra una maglia bassa e l'altra faccio una catenella. Quindi catenella, ho fatto la catenella qui, quindi faccio maglia bassa, catenella, maglia bassa, catenella, maglia bassa, catenella, ok, così da fare un piccolo, ok, vedete cosa intendo? Un piccolissimo, non molto a rilievo, un piccolissimo dossino. Mi sembra carino. Adesso provo a finirlo. Guardate come viene. Allarga leggermente, ovviamente, no? La parte. Adesso questo non è il polso, deve andare più in su, no? Lo allarga leggermente e lo mette in rilievo. Ah, mi piace tantissimo. Dopo me lo guardo anche indossato, però io lo lascerei così. Adesso voi vedete come vi piace, perché qui comunque rimane aderente a quello che decidiamo. Se fosse un polsino dovrebbe rimanere aderente così, no? E qui dà quell'idea di bordura, mi piace tantissimo. Secondo me lo lascerò così. Guardate se piace anche a voi, se vi piace, avete visto come l'ho fatto. Ok, procedo. Ok, la manica l'abbiamo già fatta e rifinita. Volevo però farvi vedere come ho fatto il bordino sotto. Innanzitutto ho fatto 2 giri soltanto di maglie basse, potete farne quante ne volete. Se vi piace il bordo che ho fatto sotto, che potete fare anche nella manica volendo, è molto semplice. Ho fatto 3 maglie basse, quindi una in ogni maglia bassa, quindi sono partita con una catenella e poi la maglia bassa nello stesso punto in cui ho fatto la catenella, quindi 3 maglie basse, 5 catenelle, lascio soltanto 2 maglie basse sotto, quindi 3 maglie basse, 5 catenelle, salto 2 di base e di nuovo 3 maglie basse, 5 catenelle, 3 di base, 5 catenelle saltando 2 maglie basse e 3, quindi 5 catenelle, salto 2, 3 maglie basse. Tutto qui, la sequenza è questa: 3 maglie basse, 5 catenelle, 3 maglie basse saltando 2 di base, 1 e 1, 2. Tutto qui. Poi i giri successivi si fanno in questo modo e ne potete fare quanti ne volete. Allora, visto che io sto sfalsando, come vedi, dove ci sono le maglie basse, io qui devo fare l'archetto. Ok, vedi che l'ho sfalsato? Quindi io faccio delle maglie bassissime per arrivare dove voglio. Quindi vado qui, poi salgo qui, anzi non serve, vado qui, ok, catenella e inizio 1, 2, 3 maglie basse,
1, 2, 3, 4, 5, salto le 3 maglie basse di base, vado nell'archetto e faccio le 3 maglie basse. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, vado nell'archetto successivo e faccio le mie 3 maglie basse. Uno, 2, 3, 4, 5, 3 maglie basse. Diciamo che è piuttosto monotono, no? Se vogliamo, però mi è piaciuto. Mi è piaciuto, ho pensato di farlo così. Guardando come ho fatto il polsino, ho pensato di far così il bordino, diciamo la parte sotto, no? Della maglia, così da alleggerirla un pochino. E quindi ho fatto questo. Avete capito come si parte e avete capito come si prosegue. Poi non dovete più contare le catenelle sotto, dovete proseguire come io vi ho mostrato qui. E basta, se ho delle altre novità ve le faccio vedere. Questo è sempre un punto semplicissimo. Non so neanche come mi è venuto, vi dico la verità, ma molto l'ho preso come spunto da questo, ovviamente. Solo che questo è più elaborato. Vedi? Questo è più elaborato. Invece questo è più semplice e mi sembrava più giusto per la parte sotto. Poi ovviamente deciderai tu se far la manica in questo modo o se fare la parte sotto come la manica. Perché no? Perché no? Io vado avanti ancora un pochino. Ok, parliamo adesso di una bordura per lo scollo. Potete anche solamente finirlo così con un giro di maglie basse. Io per fare il giro di maglie basse, sapete che abbiamo iniziato con l'occhiello. Allora, per fare il giro di maglie basse, partite da dove volete, ok? Non è necessario partire in un determinato punto. Io sono partita proprio sulla spalla, a metà della spalla. E come vedi, in ogni foro, in ogni occhiello, ho messo una maglia bassa e una maglia bassa tra un occhiello e l'altro. Poi una maglia bassa e una maglia bassa tra un occhiello e l'altro. Quindi ho continuato, oppure potete fare anziché una e una tra un occhiello e l'altro, potete mettere 2 maglie basse per ogni occhiello, saltare 2 maglie basse, saltare, andare nell'altro occhiello, 2 maglie basse, quindi sono sostanzialmente sempre 2 maglie basse. Io in questo caso ho preferito far così, quindi una maglia bassa per ogni occhiello e una maglia bassa tra un occhiello e l'altro. Ok, vedi? Qui e qui ce n'è una e una in mezzo. Poi quando sono arrivata nell'angolo ne ho fatta soltanto una nell'angolo, vedi qui c'è l'angolo che c'è qui, io qui all'interno ne ho fatta una e poi una e una lateralmente. E questi sono gli angoli, quindi l'angolo l'ho fatto in questo modo. Ho continuato quindi sempre nello stesso modo, una maglia bassa nell'occhiello, una maglia bassa tra un occhiello e l'altro, così, vedi? In questo modo qui. E ho fatto il giro base, diciamo il giro base, che potreste poi finirlo così e fare il punto gambero poi dopo, o se vi piace, altrimenti anche solo così va benissimo, lasciarlo semplice, oppure continuare. E in questo modo però a questo punto, se continuiamo col giro di maglie basse, dobbiamo fare delle diminuzioni, altrimenti sfarfalla il bordo. Quindi io riprendo il mio filo perché l'ho tagliato, mi è rimasto questo gomitolo più un altro di 6 gomitoli che avevo, quindi io mi porto più o meno un pochino prima, così cerco di nascondere il filo. Io sto ripartendo con fila nuova perché l'ho tagliato per mostrarvi la manica, quindi ho fatto solamente un giro di maglie basse. Poi io cambio sempre idea, no, sulle cose, quindi adesso non mi andava di finirlo solo con le maglie basse. Scusate, sto cercando di mettere a posto la telecamera e quindi ho deciso di riprendere di nuovo il lavoro. Quindi
Adesso proseguo con un altro giro di maglie basse, ma proseguendo in questo modo, ovviamente cosa succede? Che allora qui abbiamo la maglia bassa che è qua. Cosa succede? Che io però negli angoli devo fare delle diminuzioni e vi faccio vedere proprio quello. Quindi vado verso, quindi lavoro una maglia bassa su ogni maglia bassa dei 4 lati che avrò nella scollatura, e appena arrivo all'angolo, vedete che io cerco di nascondere i 2 fili all'interno. Quando arrivo all'angolo vi faccio vedere come diminuisco, magari può servirvi. Ok, sono arrivata all'angolino. Come vedi, io devo calcolare quello centrale, che è questo, più i 2 laterali al centrale, quindi devo contarne 1, 2 e 3. E li lavoro in questo modo, devo diminuire, quindi entro nel penultimo, diciamo, chiamiamolo ultimo questo, che è quello centrale, quindi questo, io entro nel penultimo, in quello centrale, in quello a sinistra, e quindi ho preso 3 punti, 1, 2, 3. Prendo il filo e lo porto all'interno e così ho diminuito. Poi riparto a fare tutto il mio lato a maglie basse, se vi piace farlo come l'ho fatto io, attenzione, altrimenti potete farlo con qualsiasi altro tipo di bordura, e ci ritroviamo di nuovo nell'angolo opposto a questo. Sono arrivate di nuovo nell'angolo opposto, quindi ho l'ultimo punto che è questo. L'ultimo punto io intendo del lato, ok? L'ultimo punto che è questo, che corrisponde proprio, se vedi sotto c'è l'angolo, vedi? Ok, quindi quello precedente mi interessa lavorarlo per stringerlo in questo modo, quindi entro con l'uncinetto, prendo il filo e lo tengo su, entro nell'ultimo che è quello centrale, prendo il filo e tiro su, entro in quello a sinistra, prendo il filo e tiro su, ho 4 asoline, prendo il filo e chiudo tutto quanto insieme. Riparto a fare tutte maglie basse. Lavorerò gli altri 2 angoli nello stesso modo e sui lati lavorerò una maglia bassa su ogni maglia bassa. Quando avete lavorato tutto il perimetro, tutta la circonferenza della scollatura, vi ritrovate con la prima maglia bassa che avete fatto e l'ultima. Quindi entrate nella prima, senza avere il filo sull'uncinetto, prendete il filo e lo portate dentro. Per ricominciare, catenella, rientrate nella maglia bassa. Facciamo un altro giro di maglie basse. Quindi andiamo a fare una maglia bassa su ogni maglia bassa e ci troviamo nell'angolino. Quando arriviamo nell'angolino siamo nel giro di maglie basse, vedi, siamo al secondo, anzi il terzo giro di maglie basse. Quando arriviamo nell'angolino dobbiamo, quindi è la seconda diminuzione che andiamo a fare la stessa cosa, quindi queste 3 maglie che abbiamo chiuso ne valgono una. Vedi che qui c'è una asolina soltanto, vedi? E ne abbiamo 2, una da una parte e una dall'altra. Quindi andiamo a fare la stessa cosa prendendo la penultima, l'ultima e quella a sinistra. Quindi entra in questa, prendi il filo, entra in quella che abbiamo diminuito nel giro precedente, che è quella più lunga, questa, tira sul filo, e anche quella a sinistra. Abbiamo di nuovo 4 asoline che chiudiamo insieme e abbiamo diminuito ancora. Quindi continuiamo con le nostre maglie basse e vi faccio rivedere un altro angolo appena ci arrivo. Sono arrivata nell'angolino opposto e faccio la stessa cosa. Quindi come vedi qui ci sono 3 maglie chiuse insieme ed è questa quella, diciamo l'ultima di questo lato, quella centrale. Mi tengo quella precedente e quella subito dopo, quindi entro con l'uncinetto scarico, prendo il filo, lo tengo sull'uncinetto,
entro in quella centrale, prendo il filo e tengo sull'uncinetto, entro in quella sinistra, prendo il filo e lo tengo sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e riparto, ovviamente non da questa, vedi che l'hai lavorata, in quella libera. E continua così per tutti gli altri angoli e gli altri lati, quindi lavoriamo maglie basse e la diminuzione proprio nell'angolo. Lasciamo per un attimo la nostra maglia color perla e riprendo questa, la maglia invece color rosa, per mostrarvi, a chi interessa invece una manica più aderente, più stretta, comunque diciamo più non a quasi palloncino, come fare a stringerla. Come vedete, questa è una manica che va stringendosi e deve farlo anche molto velocemente perché è una manica corta, quindi non possiamo farlo gradualmente, deve essere abbastanza repentina, deve stringersi parecchio. Tra l'altro indossa veramente molto bene, un filato anche questo meraviglioso, ma ve l'ho già detto. Quindi ripartiamo con l'altra manica e facciamo la copia di questa. Seguimi se vuoi fare la manica più stretta. Ok, quindi filo a nuovo, dobbiamo praticamente continuare il nostro disegno, quindi andiamo a vedere. Qui siamo, allora aspettate, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 e 2, quindi io adesso mi metto un segnapunto, quindi nel 2 scendo di 1, nel segnapunto lo metto qui in modo tale che si veda. Ecco, quindi ho fatto 2 giri soltanto verso destra, ok? E devo continuare, quindi vuol dire che questi due devono essere vuoti. Quindi io partirò da questo punto, questo è il centro, da questo punto, col filo nuovo, parto proprio qui e già dal primo giro vado già a fare delle diminuzioni. In che modo? Quindi tiro su le mie 3 catenelle, 1 2 e 3, poi vado, allora questi due sono vuoti, quindi vado nella prima maglia, sono messa malissimo, ok, quindi prima maglia, la seconda, qui deve esserci il vuoto, quindi la terza la lavoro solo a metà, la mia maglia alta, e la quarta la lavoro solo a metà. Ecco, questo per quanto riguarda, e poi li chiudo tutti insieme, questo per quanto riguarda dove sono io. Comunque sia, dovete già fare questo tipo di diminuzione, anche se siete in un altro tipo di inizio, ok? Quindi prima delle 2 maglie finali, come in questo caso, dovete comunque ridurre da 6 maglie a 5. Vedete qui 1 2 3. Beh, per ora ovviamente non posso averne 5, comunque ne abbiamo 1 2 3 e 4, poi quando mi congiungerò farò la quinta, ok? In ogni caso devo comunque, ogni blocco devo diminuire, in ogni blocco deve esserci una diminuzione. Quindi procediamo con le 2 catenelle, saltiamo, dobbiamo fare un giro normalissimo, ma dobbiamo però andare a fare delle diminuzioni in ogni blocco. Qui ho sbagliato l'uncinetto, ecco, ok, me ne accorgo subito perché lo prende male. Ok, quindi ne facciamo solamente 5 e prima, quindi ne faccio solo 4 e prima di arrivare, vedi, ne lascio 4 in modo tale che queste due, prima di arrivare quindi al buchino, queste due le diminuisco, poi le 2 catenelle, vado nello spazio e continuo 1
2, 3, 4 e vedete me ne sono rimaste 4 da lavorare, quindi in ogni caso quando voi rimanete a 4 sapete che dovete diminuire. In questo caso io diminuisco qui, ok? Fosse nell'altro caso, vediamo, ve lo faccio vedere subito perché poi vi faccio andare avanti da sole. Allora, fossi nell'altro caso, aspetta, facciamo così. Adesso questo lo faccio per bene, quindi ok, facciamo adesso, non guardate questo pezzettino, io devo far finta che devo andare verso sinistra, quindi io andrò avanti e le ultime due, 1 e 2, le lavoro diminuendo, come avete visto, ve lo faccio rivedere meglio. Quindi entrate nella prima e lavorate le prime 2 asoline, entrate nella seconda e lavorate le 2 asoline, chiudete tutte insieme e poi, visto che dobbiamo andare in questo caso d'esempio verso sinistra, lavorate le ultime 2 nello spazio, ok? Quindi 2 catenelle e andate 1 2 e andate nella terza. Io invece devo lavorare, ok, andando verso destra, non verso sinistra ma verso destra, quindi 4 e le ultime 2, cioè prima del buchino che devo fare, lavoro solo 2, entro nella terza, lavoro solo 2 e chiudo tutto insieme, poi 2 catenelle e vado a lavorare le mie maglie alte. Quindi in questo caso ne lavoro solo 4 normalmente e una invece la diminuisco e chiudo tutte e 3 le asoline insieme. Andate avanti in questo modo. Questo è il primo giro della manica, quella che si restringe, e facciamo il giro insieme, cioè fate il giro e ci incontriamo per chiudere. Sto per finire il giro e voglio mostrarvi questo. Allora, può capitarvi che appunto non riuscite a completare un giro completo, cioè facendo tutti degli, diciamo, dei motivi da 5 in questo caso, ok? 2, 4 e 5, questa vale una da 5. Quindi io qui ne ho 2, 4 e 5, ne ho già 5. Quindi non so se riesco a finirla, quindi io vado a vedere 2, 3, 4 e poi sì, qui ci riesco, e 5. Ne faccio 5, poi faccio 2 catenelle e vado a chiudere il giro. Ma nel caso in cui non riuscite a chiudere con 5, ma ne avete di più o non avete lo spazio qui per fare diciamo il buchino, ok, questi buchini qua da 2 catenelle, non è un problema, potete farne una più grande anche da 10 per farmi capire, più grande unita senza nessun buchino in mezzo, però dovete ricordarvi che è così in questo punto e quindi dovrete da 10 poi averne 9, da 9 8 e via dicendo finché non arrivate a diminuire quanto voi desiderate. Io in questo caso ci sono arrivata, oppure rubate delle maglie per il primo giro per far sì di arrivare in come volete arrivare voi, cioè se volete arrivare con 5 fate in modo magari di rubare una maglia da questa parte se ne avete una in meno, anziché fare un ponte fate sempre le 2 catenelle ma ne lasciate una soltanto, poi tanto dopo ci sono le diminuzioni, cioè trovate il modo, non vi fermate per questo. Potete fare tutte maglie alte in questo caso o fare anche delle sezioni anziché da 5 da 3 e poi continuate con 3, lì non diminuite più, non è un problema, qui siamo proprio sotto l'ascella da dove siamo partiti, ok? Il secondo giro della manica. Allora,
un giro ho pensato, poi voi fate a seconda ovviamente del vostro braccio, di come la volete diminuire. Io faccio un giro di diminuzioni e un giro senza diminuzioni. Controllate ovviamente il disegno. Io qui ne ho 1, 2, 3, quindi devo farne ancora uno prima di verso destra, nel mio caso, prima di andare verso sinistra. Ve l'ho solo ricordato, però ovviamente lo sapete già, ecco. Ok? E andate avanti così, oramai sapete, dovete semplicemente fare non più 6 ma 5, in questo caso sono 5, sì, è giusto. 2 catenelle e rientro. Ok, e continuate così con questo giro soltanto da 5 maglie alte. Sono arrivata alla fine del secondo giro e vado a chiuderlo, quindi io ripeto, sto facendo i buchini verso destra, quindi qui devo fare il mio buchino. Ho lavorato le 5 maglie alte anziché 6, solamente più 5, e qui vado a farne 2 e poi mi aggancio nella prima del giro, e così ho finito il mio secondo giro. Il secondo giro non ha nessun tipo di modifica, quindi va lavorato così come lo vedete, senza diminuzioni. Il terzo giro, allora nel mio caso io ho già fatto 4 giri verso destra, quindi sposto come al solito il mio marcapunto, lo metto nel quarto giro che ho fatto verso destra e adesso devo andare verso sinistra, quindi mi porto decisamente verso lo spazio perché devo fare delle diminuzioni e quindi voglio partire quindi io mi sposto con dei punti bassissimi. Voi quando non siete tranquilli, no, questo non qui, ma intorno. Ok, quando non siete tranquille spostatevi nello spazio in modo tale, nello spazio dove vi sentite tranquille, in modo tale da potervi muovere. Io so che devo andare appunto verso sinistra, quindi qui, proprio in questo punto, ci sarà il mio buchino. Facendo qui le mie 2 maglie alte, quando torno indietro posso lavorare la mia diminuzione, quindi praticamente queste ultime 2 le diminuirò. Ok, qui ci sarà il buchino, qui le diminuisco e in poche parole da averne sempre 4, perché questo è il giro da 4, quindi qui devo fare il mio buchino, vado verso sinistra, quindi ne abbiamo 2 catenelle, salto 2 e vado a fare 1, qui diminuisco e così ne ho 2, 3 e 4. E adesso salto facendo un buchino e le 2 catenelle, ok? Quindi il solito, no? Le 2 catenelle, salto 2, qui vado a diminuire, quindi in totale ne ho 2, no? Perché questa vale una, e poi entro. Ok, e continuo così. Allora, questa è la mia ultima diminuzione. Non diminuisco più, arrivo a 4 e continuo con 4 perché sono arrivata già alla dimensione che mi interessava della mia manica. Come vedete, io finisco con 4, quindi qui ne ho 4 e finisco con 4. Volendo potete arrivare a 3. Quando arrivate a 3, a quel punto vi conviene diminuire lasciandone 3, perché altrimenti poi diventa troppo piccolino, no? Troppo piccolino, proprio diventa un tris, quindi non so se è bello anche da vedersi. Comunque sia, io cosa farei? Se voi dovete stringere ulteriormente, stringerei poi alla fine con l'uncinetto, quindi se state lavorando con il 2,5,
o col 3, scendete di mezzo punto e a quel punto si stringe automaticamente, senza fare diminuzioni, si stringe sempre di più, o altrimenti dovete annullare un gruppo, quindi magari diminuite sempre solo nello stesso gruppo, magari sotto l'ascella, fino al punto da farlo scomparire. Cioè dovete trovare un modo per renderlo più stretto. Io vi dirò che questa misura per me va bene, quindi io non diminuirò oltre, quindi vi faccio vedere solo l'aggancio di questo giro e poi proseguo senza più fare nessun tipo di cambiamento fino all'altezza alla lunghezza della manica che a me interessa, e poi facciamo insieme il bordino. Sono arrivata alla fine del giro e quindi ne ho fatta una, ho saltato, ho fatto una maglia, le ultime due le diminuirò e ne farò diventare una soltanto. Ovviamente è più dura questa perché ho fatto le maglie bassissime, no? Per passare, quindi ci metto un pochino di più, ma ecco, la vinco sempre io. Ok, e chiudiamo tutte e tre le ausoline insieme e poi uniamoci. Quindi ne ho una, quindi 1, 2, 3 e 4. Ci uniamo con la prima che è quella con le 3 catenelle, come sempre. Ok, detto questo, io vado avanti adesso senza fare più diminuzioni. Voi, se dovete farle, il giro successivo va lavorato senza diminuzioni, proprio per dargli il tempo di diminuire, e poi i giri successivi non lavorate, non diminuite più, oppure diminuite come appunto vi ho spiegato. Ok, ci vediamo al termine per fare il bordo. Arrivati alla lunghezza della manica che voi desiderate, io sono andata avanti in totale per 24 centimetri, quindi da sotto l'ascella 12 centimetri, ok? Andiamo a fare dei giri di maglia bassa, quindi solo per mostrarvi come inizio il giro. Su ogni maglia alta vado a fare una maglia bassa. Sì, però prima devi tirar su la catenella, altrimenti non riesci. Ok, quindi ogni maglia alta avrà la sua maglia bassa e nello spazio di 2 catenelle 2 maglie basse, e poi continua in questo modo. Quando arrivi alla fine del giro, ti agganci con una maglia bassissima, tiri su una catenella e continua per un altro giro di maglie basse, un altro giro. In totale io ne ho fatti 1, 2, 3, 4. Ho fatto 4 giri di maglie basse e poi faremo questa maglia allungata. In realtà sono solo 3 giri, non 4, ma anche 4 non è un problema. Comunque io nell'altra manica ho fatto 3 giri e qui faccio ovviamente la stessa cosa, 3 giri. Partiamo subito con una catenella, 2 volte il filo sull'uncinetto e andiamo ad ancorarci nella maglia che abbiamo subito sotto. Se per caso non avete una maglia subito sotto, vi spostate. Adesso vi faccio vedere. Intanto, per chi ha la maglia subito sotto, andiamo ad ancorarci nella maglia passando da dietro, passate il filo sul davanti, lo raccogliete e poi chiudete 2 a 2 le maglie. Ok, ora questa è il posto di questa maglia bassa, cioè chiamiamola, è una maglia allungata, però diciamo che qui è già stato adoperato. Vedi, il posto suo è questo. Andiamo a fare adesso, vediamo un attimo se qui mi vanno 4 o 5 maglie basse.
io direi 5, 2, 3, 4 e 5, dalle 4 alle 5 maglie basse. In questo punto dovrei fare una maglia bassa, io invece vado ad ancorarmi nella maglia qui sotto. Perché vi dico dalle 4 alle 5 maglie basse? In base a ciò che trovate sotto. Se riuscite, questa è impegnata, quindi non la lavoriamo, andiamo a lavorare quella successiva di nuovo proviamo con 4 maglie basse. Quindi se riuscite con 4 maglie, vedete io non riesco, quindi devo fare anche la quinta e poi dopo andare ad ancorarmi nella maglia sotto. Dipende da come partite. Quindi a seconda della maglia che riuscite a trovare sotto e potervi ancorare, perché qui non c'è e quindi non potete ancorarvi, potreste aver bisogno di 4 maglie basse o 5 maglie basse, ok? Quindi ritorniamo, vedete, andate a cercare l'ultima vuota, maglia bassa, e lavorate quella successiva, questa no e questa sì, ne saltate una, perché questa maglia prende il posto di quella che noi saltiamo. Ok, e poi andiamo di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5. 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo, anzi io non sono neanche nella parte giusta, qui ne devo lavorare 6 e ne lavoro 6, pazienza. 2 volte il filo sull'uncinetto e devo ancorarmi, quindi se sono 5 sono 5, se sono 4 sono 4, se mi capita di doverne fare 6 ne farò 6, ok? Non mi fascio la testa, questo voglio dirvi. E poi andiamo avanti, 2, 3, 4 e 5. Questa corrisponde a questa, quindi va bene e vado ad ancorarmi. Questa non la lavoro, quella successiva sì, e quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Vado ad ancorarmi sotto, passo il filo, lo raccolgo e chiudo 2 a 2. E continuo così per tutto il giro. Non fasciatevi la testa, l'importante è riuscirsi ad ancorare in una maglia alta. Quindi se ne riuscite a fare 4 ne fate 4, 5 ne fate 5. Se vi capita di dover fare la sesta, pazienza, cioè non si sta poi a controllare, no? L'importante è che una manica sia uguale all'altra, ok? Andate avanti tutto il giro. Finito il giro, ok, delle maglie allungate, entriamo nella prima maglia allungata del giro e facciamo una maglia bassissima. Ok, una catenella, rientriamo nella stessa e facciamo l'ultimo giro decorativo. Allora, il giro che faccio io è il punto gambero, quindi faccio una rotazione dell'uncinetto, vedi? Proprio una rotazione, vado nella prima maglia bassa, entro, quindi io sto tornando indietro, difatti prende il nome di gambero. Quindi giro l'uncinetto per poter entrare nella maglia bassa precedente, perché qui non è successiva ma è precedente, entro con la testa dell'uncinetto, prendo il filo, maglia bassa, entro, prendo il filo, maglia bassa, sempre nella maglia precedente, entro, prendo il filo, maglia bassa, ok?
e vi verrà un cordoncino decorativo proprio sopra, qui lo vedete già finito. Ecco, andiamo avanti così per tutta la circonferenza della manica e abbiamo finito così anche la decorazione della manica. Anche di questa creatura ho finito la manica e ho finito la scollatura. Guardate che bella, è semplice, vi ho già mostrato come fare e l'ho rifinita sempre con il punto gambero. Guardate come è bella la rifinitura tra la parte sotto e la semplice maglia bassa della bordura sopra. Fa proprio tipo degli occhielli, è vero?